Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. Nella puntata di oggi parleremo di come la parola ormai viene utilizzata in italiano. Per molti studenti questa parola risulta un po' complicata da comprendere e da utilizzare. Anche ormai, come le altre parole che vi ho spiegato nei podcast precedenti, viene utilizzata spesso nelle conversazioni di tutti i giorni. Per questo motivo ho deciso di affrontare questo argomento. In questo episodio sentirete moltissimi esempi. Mentre ascoltate il podcast, prendete nota. Come sempre, vi trascriverò tutti gli esempi nella descrizione di questo episodio. Dateci un'occhiata. Vorrei iniziare l'episodio di oggi precisando che la parola ormai è un avverbio e che viene utilizzato per indicare che il momento, il tempo o il periodo di qualcosa al quale ci stiamo riferendo è terminato, si è concluso, è finito, è passato. Ormai ha un significato molto simile a questo punto o a quel punto. Vediamo 3 esempi. Numero 1. Ormai è tardi per scusarsi. Numero 2. Mancano solo 2 lezioni alla fine del corso. Ormai non ci si può più iscrivere. Numero 3. Ti avevo chiesto di incontrarci alle 15. Ormai sono le 18 e non mi va più di uscire. Analizziamo il primo esempio. Ormai è tardi per scusarsi. In questo caso, ormai lo possiamo sostituire con adesso. Quindi diventa adesso è tardi per scusarsi. Oppure lo si può sostituire anche con a questo punto. A questo punto è tardi per scusarsi. Potevi farlo prima. Non lo hai fatto fino ad ora, quindi adesso è tardi per scusarsi. Ok? Quindi sentite che potete sostituire ormai con ora, adesso e a questo punto. Ormai dà un'indicazione temporale che quindi è passato del tempo ed è troppo tardi per fare quella determinata azione. Analizziamo il secondo esempio. Mancano solo 2 lezioni alla fine del corso. Ormai non ci si può più
iscrivere. Anche in questo caso si può sostituire ormai con adesso e a questo punto. Mancano solo 2 lezioni alla fine del corso. Adesso è troppo tardi per iscriversi. A questo punto, visto che mancano solo 2 lezioni alla fine del corso, non ci si può più iscrivere ora. Ci si doveva iscrivere all'inizio del corso. Ora non è più possibile. Analizziamo il terzo esempio. Ti avevo chiesto di incontrarci alle 15. Ormai sono le 18 e non mi va più di uscire. Sostituiamo anche in questo caso ormai con adesso. Diventa: ti avevo chiesto di incontrarci alle 15. Adesso sono le 18. Quindi è passato del tempo ed io non ho più voglia di uscire. Come potete notare da questi 3 esempi che avete sentito, la parola ormai viene utilizzata quando non è più possibile fare una certa azione, perché è passato del tempo. Se voi trovate ormai in una frase, provate a sostituirla con ora, adesso e a questo punto. Vedrete che il significato della frase e della parola ormai vi sarà più chiaro. Per concludere, analizziamo il caso in cui la parola ormai viene utilizzata per indicare un'azione futura. Siete in un bar a guardare una partita di calcio. Mettiamo il caso che una squadra abbia fatto 5 gol e la squadra avversaria solamente 1. A 1 minuto dalla fine della partita, una persona dice: ormai hanno vinto. In questo caso, la partita non è ancora finita, però, per come stanno le cose, con questa frase si esprime una cosa certa, una cosa che sicuramente accadrà a breve, nel futuro. È tutto per oggi. Questi erano i principali usi della parola ormai in italiano. Se avete qualche domanda o dubbio riguardo l'argomento di oggi, non esitate a mandarmi un messaggio su HelloTalk. Spero che questo episodio vi sia stato utile. Grazie mille per aver ascoltato anche oggi il mio podcast. Bene, vi ho detto tutto. Non mi resta che salutarvi, ragazzi. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio.